Conoscete la torta nera? È un dolce tipico della zona del Modenese. È questa. Un guscio di frolla ripieno con questa crema nera fatta di mandorle e cacao, e nella frolla c'è un aroma che non vi potreste aspettare, ma è una cosa fantastica. Adesso sigla e la prepariamo insieme. Iniziamo preparando una frolla con metodo classico. Mi raccomando, il burro deve essere bello freddo, a pezzettini piccoli, e dobbiamo sbriciolarlo insieme alla farina creando questa sorta di sbriciolatura, appunto. Facciamo un po' un incavo. Uniamo nel centro l'uovo. Per questa ricetta particolare serve anche un cucchiaio di rum. Ricordiamoci sempre che gli emiliani sono goderecci nelle loro cose. Dopodiché amalgamiamo tutto. È importante avere le mani fredde e lavorare la frolla nel minor tempo possibile, giusto il tempo per riuscire a creare un impasto che sia liscio e omogeneo, ma non dobbiamo lavorarla troppo perché dobbiamo cercare di non scaldarla. Ecco perché servono anche delle mani belle fredde. Se sono calde le passate sotto l'acqua fredda. Una cosa importante per avere un buon risultato non è questo impastare, è questo, perché altrimenti non riuscirete ad avere un buon risultato. In caso si renda necessario durante la lavorazione un filo di farina per non far attaccare sul fondo. Quando è liscia e omogenea, quindi senza pezzi di burro o di uovo in giro, ne facciamo una pallina, la appiattiamo e poi la mettiamo in pellicola alimentare oppure, come me, in stoffa cerata. Deve riposare in frigorifero almeno un'ora. Quando stiamo per togliere la frolla dal frigorifero, prepariamo il ripieno. Il profumo del cacao non ve lo sto neanche a spiegare. Questa è la consistenza che deve avere. Per tirarla bella tonda facciamo sempre un giro di 45 gradi, rimanendo fissi noi nel centro. Spessore di 2-3 mm, non deve essere troppo sottile. Passiamo la mano sulla pasta per sentire se ci sono punti che vanno regolati, che sono un po' più grossi. Quando è pronto arrotoliamo su se stessa la frolla in modo da non romperla, vedete, in questo modo, e prendiamo la nostra tortiera. Non ha il fondo removibile, quindi ho fatto una striscia di carta forno incisa nei 4 punti, vedete, nei 4 punti della base della tortiera, e poi andiamo a metterci sopra la nostra frolla. La facciamo andare bene sul fondo. Se ci sono delle crepoline le sigilliamo. Poi, per regolare i bordi, col mattarello in un senso e nell'altro, e togliamo l'eccesso. Naturalmente questa pasta frolla che rimane in più la usiamo, la reimpastiamo e la usiamo per fare dei biscottini. Con la nostra base della crostatina fatta andiamo ovviamente a fare i nostri forellini sul fondo in modo che l'umidité trapassi, e poi andiamo a riempire con la farcitura che abbiamo preparato prima. Pronta per andare in forno.
Una volta raffreddato lo mettiamo sulla nostra alzatina e per decorarla un po' io do una spolverata sui bordi con lo zucchero a velo. La nostra torta nera è pronta per essere gustata e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che su questo canale ce ne sono 2 a settimana. Ciao!